Siamo venuti a Lavagna a provare il nuovo modello dei Cantieri del Pardo, il Grand Soleil 50. Una barca completamente nuova rispetto alla vecchia imbarcazione, sia per quanto riguarda le linee d'acqua che per quanto riguarda gli interni e la coperta. L'ufficio tecnico dei Cantieri del Pardo ha interrogato, nel vero senso della parola, decine di vecchi armatori del Grand Soleil per ricavare quelle indicazioni utili a sviluppare un progetto che andasse incontro alle nuove necessità. Una volta ricavata questa documentazione sono state date le indicazioni a Bottini e Carchicchi, i progettisti, i quali sono intervenuti, come detto, sulla carena, ampliando le sezioni di prua e di poppa e arretrando il bagno massimo in modo da avere una carena più potente e di conseguenza anche dando più spazio e più volume agli interni. Ad un progetto innovativo il cantiere ha scelto di associare anche una metodologia costruttiva e dei materiali innovativi, quindi tanto carbonio per poter avere più leggerezza e resistenza e infusione per la realizzazione della coperta e dello scafo. Qui ci troviamo nella cabina del marinaio, che può essere utilizzata nel caso mancasse un equipaggio come grande calavele, ed è qui che si vede bene questa struttura che i Cantieri del Pardo hanno realizzato per dare molta rigidità alla barca. Questo omega che scende fino allo scafo, incontra un madiere, risale sulla parte opposta e si congiunge con un grande baglio che percorre tutta quanta la coperta. Questa struttura si ripete per diverse volte lungo tutta la barca da prua fino a poppa. La coperta del Grand Soleil 50 suggerisce immediatamente un senso di ordine e pulizia. Disegno moderno, spazio per manovrare e per il relax, pozzetto ergonomico dove anche la collocazione dei winch agevola le manovre anche con equipaggio molto ridotto, con il timoniere in grado di controllare da solo la virata. Oblò a filo, bitte richiudibili, spazio per stivare i materiali e una plancetta apribile elettricamente completano un layout elegante e ben fruibile. Unica nota stonata la collocazione della zattera, in un gavone che rende l'accesso difficoltoso. Per quanto riguarda le attrezzature di coperta, da sottolineare anche la decisione di dimensionare ogni singolo stopper a seconda del tipo di manovra corrente che passa. Al centro, fra le due ruote del timone, abbiamo il settore della timoneria, anche questo in carbonio come l'asse e la pala del timone. E naturalmente l'obiettivo è quello di ridurre al massimo il peso ma non rinunciare, anzi avere sicuramente molta resistenza. Anche la dimensione delle pulegge è stata aumentata per ridurre la resistenza al trascinamento e qui in questo gavone è stato concentrato il taglio della nafta, il taglio della corrente al generatore e la chiusura del riscaldamento. Dopo qualche ora di navigazione, le impressioni sono al limite dell'esaltazione. Condotta con vento variabile dai 4 ai 18 nodi, la barca ha reagito creandosi letteralmente l'apparente. Con 6 nodi di vento reale abbiamo stretto una bolina di 34 gradi, toccando i 5 nodi e 8 di velocità. Ma quando l'aria è salita con raffiche sopra i 18 nodi, abbiamo toccato rapidamente i 10 nodi. Buona la manovrabilità, rapida progressione in uscita dalle manovre, molto reattiva. Questa barca ha, nell'equilibrio fra i volumi di prua e poppa, il suo punto di forza, che si traduce in una eccellente stabilità di rotta. Al tramonto ci siamo concessi il piacere di una bella impoppata sotto Gennaker, scivolando all'asco ben oltre i 7 nodi.
I volumi interni sono generosi, realizzati intorno a un concetto tipico di una visione nord-europea della barca. Tanto spazio nelle zone comuni dedicate alla convivialità, con un quadrato ampio e una cucina molto attrezzata e molto spazio per stivare cambusa, indumenti e biancheria. La configurazione di questa barca prevede 2 cabine a poppa e una armatoriale a prua, con un bagno suddiviso in 2 locali separati, da una parte i servizi, sulla murata opposta la doccia. Una cabina di prua, come si può vedere, che offre un piano di calpestio molto ampio, ci si muove bene. In questo caso la scelta dell'armatore è stata quella di avere 2 letti separati, ma il cantiere propone anche il modello con il letto matrimoniale. Lo abbiamo già detto, quindi lo spazio è la nota dominante di questo ambiente e anche lo spazio per stivare indumenti, biancheria. Ci sono armadi, cassetti, stipetti, gavoni, tutto quello che può servire per far sparire dalla cabina tutte le nostre cose. Nella zona pranzo il tavolo può traslare per ricavare più spazio, mentre con lo spostamento della seduta del carteggio e la collocazione di altre 2 sedie si ricavano altri 3 posti a sedere. Particolare importanza è stata data alla cucina, con 2 grandi piani d'appoggio e un'ottima dotazione di elettrodomestici. Il tavolo da carteggio è anche il cuore elettronico della barca, un pannello degli strumenti completo da cui si controllano tutte le funzioni e un computer con GPS Map Navigator rinviato qui a fianco. E qui sicuramente non è un accessorio utile alla bolina, ma ci possiamo stupire con questi effetti speciali. Televisore cui possiamo rinviare tutte le funzioni del computer. E ora scendiamo nel cuore della struttura. Qui vediamo bene la piastra d'acciaio che è incollata allo scafo e incastrata nella contropiastra della chiglia. Qui infatti sono visibili 2 dei prigionieri che legano la chiglia allo scafo. In caso di urto, quindi, la pressione dell'urto viene trasmessa a questa piastra che a sua volta scarica le forze sui madieri e sui longheroni.